Bentornato sul canale YouTube di semprefarmacia.it. Il pavimento pelvico viene soprannominato muscolo sconosciuto, eppure questo insieme di fibre muscolari e tessuto connettivo è importantissimo per la nostra salute e il nostro benessere. Come tutti i muscoli, può essere allenato per risolvere e prevenire diverse problematiche che affliggono per lo più la vita di noi donne. In questo video quindi capiamo cos'è il pavimento pelvico, quali funzioni svolge, quali problemi comporta una sua disfunzione e a quale specialista rivolgerci in caso di problemi. Se il video ti piace, metti like e ricordati di iscriverti al canale. Il pavimento pelvico è la zona che chiude in basso il bacino ed è costituito da un insieme di muscoli organizzati in 3 strati e da legamenti e fasce. Si può immaginare il pavimento pelvico come una maca sulla quale appoggiano gli organi pelvici, quindi retto, canale anale e vescica, e nelle donne uretra, utero e canale vaginale. Chiaramente il canale anale, il canale vaginale e l'uretra attraversano il pavimento pelvico mediante dei fori. Questi fori sono costituiti dalle fasce muscolari che si organizzano ad anello attorno ai diversi canali. Questi anelli muscolari formano gli sfinteri anale ed uretrale che, rilassandosi, lasciano passare feci e urina. Anche l'anello attorno alla vagina può stringersi e rilassarsi, ma non è un vero e proprio sfintere. Tutti i muscoli del pavimento pelvico hanno dei punti di attacco all'interno del bacino, ma è interessante notare che quasi la totalità dei fasci muscolari ha un punto d'attacco nella zona del perineo, che nella donna è quella compresa tra la vagina e l'ano, mentre nell'uomo è quella compresa tra il pene e l'ano. Il pavimento pelvico svolge diverse importanti funzioni. Quella più semplice da intuire è quella di contenimento e sostegno degli organi pelvici, ma in realtà questo gruppo di muscoli si attiva anche per bilanciare il movimento di muscoli di altre parti del corpo. Inoltre il pavimento pelvico contribuisce alla funzionalità degli organi che contiene e che lo attraversano. Basti pensare agli sfinteri anale e uretrale che controllano l'emissione di feci e urina. I muscoli del pavimento pelvico hanno anche un ruolo di primo piano nella funzione e nel piacere sessuale. Nella donna si rilassano durante la penetrazione e si contraggono durante l'orgasmo in modo ripetuto e ritmico. Nell'uomo invece partecipano ad eiaculazione ed erezione. Ancora, durante il parto, i muscoli del pavimento pelvico si distendono fino a lasciar passare il bambino. Infatti, per favorire l'elasticità di questi muscoli, le ostetriche nei corsi preparto suggeriscono il massaggio perineale. Viste le tante funzioni del pavimento pelvico, è chiaro che mantenere in buono stato questa regione tanto profonda e nascosta del nostro corpo è di fondamentale importanza. Infatti, quando il pavimento pelvico è troppo contratto o al contrario troppo lasso o ha subito delle lacerazioni, come può avvenire durante il parto, possono manifestarsi tantissime problematiche con sintomi diversi. Facciamo una rapida panoramica che non vuole essere esaustiva, ma solo dare un'idea di quanti problemi possono essere correlati al pavimento pelvico. Nell'ipertono del pavimento pelvico i muscoli sono eccessivamente contratti e di conseguenza si hanno difficoltà di coordinazione di tutte le funzioni interessate. L'ipertono può quindi manifestarsi con sintomi urinari come minzione frequente e dolore durante la minzione, sintomi intestinali come difficoltà ad evacuare e dolore durante l'evacuazione, e sessuali come dolore durante i rapporti o difficoltà a raggiungere l'orgasmo. Il caso opposto all'ipertono è la lassità del pavimento pelvico, che si verifica quando i muscoli non hanno il tono sufficiente per assicurarne le funzioni. Questo può capitare anche in seguito ad interventi chirurgici o traumi, come ad esempio il parto. Le conseguenze più frequenti sono l'incontinenza urinaria o fecale e il prolasso degli organi pelvici. Purtroppo tutti questi sintomi, che colpiscono molte donne, vengono spesso sottovalutati, anzi quasi considerati normali dopo il parto o dopo una certa età. Probabilmente è un problema di tipo culturale, ma è importante parlarne per far capire alle nuove generazioni che dal benessere del pavimento pelvico dipende l'avere una vita piena e in età matura una vita priva di gravi disagi. Inoltre questi muscoli sono essenziali nella vita sessuale, che fa parte appieno dello stato di salute della persona.
Quindi in presenza di sintomi o disagi è importante rivolgersi a degli specialisti nelle problematiche del pavimento pelvico, che possono essere ginecologi, coloproctologi, ostetrici o fisioterapisti. La cura delle varie patologie derivanti da problematiche del pavimento pelvico dipende chiaramente dalla gravità della situazione. In presenza di prolasso inevitabilmente bisognerà procedere ad un intervento chirurgico. In generale però con una giusta prevenzione si può evitare di arrivare a tanto. Bisognerebbe che noi donne prendessimo coscienza di questa regione del nostro corpo prima che si manifestino i problemi. Sarebbe ad esempio auspicabile che non scoprissimo di avere un pavimento pelvico solo durante il parto, ma che già da prima ci dedicassimo all'allenamento di questa zona muscolare tanto importante per la nostra salute e il nostro benessere. Quando però per varie cause lo specialista rileva una disfunzione, è possibile intervenire con esercizi mirati ed eventualmente anche tecniche strumentali in quella che viene definita riabilitazione del pavimento pelvico. Un esempio di esercizi molto diffuso è quello degli esercizi di Kegel, che possono avvalersi anche di piccole sfere con pesi specifici e di piccoli strumenti che danno il ritmo e l'intensità dell'esercizio alla paziente. Come già specificato, è importante che questi esercizi vengano prescritti e illustrati da specialisti. Abbiamo visto cos'è il pavimento pelvico, quali sono le sue funzioni e quali possono essere le disfunzioni. Se hai domande o vuoi lasciare la tua testimonianza, scrivi un commento. Un saluto dalla dottoressa Valentina di semprefarmacia.it, la tua farmacia sempre con te.